Sightings since then. It's there. And they don't know what it is, and we don't know what it is. Eccoci, buonasera, eccoci ritornati dopo questa sigla che da un po' non si guardava, che non la guardavo io, quindi a maggior ragione l'ho vista volentieri, quella che racchiude un po' anche la sintesi di questi lunghi anni, di questo lungo trascorso alla ricerca della verità. Infatti non per nulla il titolo è La ricerca continua, quindi noi siamo continuamente alla ricerca di risposte che sembrano tardare ad arrivare, ma noi continuiamo ad aspettarle, quindi non è che premiamo per le risposte, perché poi altrimenti ci viene detto che se forziamo questa ricerca potremmo, diciamo, in qualche modo modificare la realtà dei fatti e quindi diciamo fraintendere quelle che sono poi le risposte attuali. Noi non vogliamo così, vogliamo cercare un approccio scientifico, serio, su quello che è il fenomeno e su come si stanno muovendo anche gli scienziati nel corso degli ultimi anni. Ovviamente tra il tutto c'è sempre qualche cosa che viene fuori in maniera molto randomica, come per l'appunto oggi questo video di questa conferenza che ha, diciamo, esterrefatto il mondo, che ha scioccato il mondo, di questi presunti corpi mummificati alieni, di cui poi andremo a trattare a fine serata. Non è quello lo scopo di questa live, perché stanno parlando tutti in Italia e nel mondo, cosa che purtroppo è passata più inosservata. È la conferenza della NASA che ha deciso di fare qualcosa in merito allo studio degli UAP, e noi di questo ci andremo ad occupare stasera. Andremo a vedere integralmente la conferenza che si è tenuta oggi, la andremo a commentare insieme, per chi lo volesse fare insieme a noi sarebbe benvenuto, e poi andremo alla ricerca di notizie interessanti in merito al fenomeno. Prima di andare avanti e buttarci nella visione di questo, diciamo, di questa conferenza che si è tenuta oggi, io andrei anche a fare un piccolo recappino generale, non fa mai male, perché la settimana scorsa abbiamo portato in live alcune notizie interessanti. Abbiamo visto un po', no, la nascita di questo nuovo sito da parte del Department of Defense degli Stati Uniti, del DoD, che ha creato
il nuovo sito dell'ARO per la All Domain Anomaly Resolution. Quindi su questo sito verranno resi pubblici tutti i file dei casi declassificati, quindi aspettiamo. Poi a parte qualcosina è già stata inserita, c'è la sezione dedicata appunto a quello che verrà inserito prossimamente, e qui vediamo un po' di statistiche che hanno iniziato ad inserire all'interno del sito. Per esempio quali sono le aree che hanno colpito di più la visione o comunque la segnalazione di questi avvistamenti, di questi, diciamo, oggetti o non oggetti, fenomeni o non fenomeni non identificabili, e si va un po' anche a fare una sorta di diciamo schema visivo per racchiudere un po' quelle che sono appunto le segnalazioni, quali sono i tipi principali di oggetti e che forma hanno, se è forma sferica, cilindrica, rettangolare, la percentuale molto simpatica questa, che poi andremo ad analizzare come si deve in separata sede, e anche diciamo la firma radio, le altitudini alle quali volavano, più o meno a che velocità diciamo si sono potute riscontrare questi avvistamenti, la dimensione, ovviamente il colore, che va dal bianco all'argentato al traslucido, quindi più o meno gli avvistamenti sono più o meno costanti e coerenti con quelli più o meno di tutti, e si vanno poi a intervallare con altre tipologie di oggetti. Quindi staremo un po' a vedere su questo sito cosa verrà rilasciato. Poi abbiamo parlato, non me ne sono dimenticato, della SCU, ovvero Scientific Coalition for UAP Studies, che ha fatto questo studio, ha rilasciato queste pagine che sono gratuite, libere a tutti, di queste segnalazioni che nel corso degli anni si sono tenute, e diciamo c'è una sorta di report anno per avvistamento vicino alle centrali nucleari, e gli avvistamenti vicino anche alle zone militari. Quindi detto questo, poi abbiamo parlato anche del Galileo Project, è nata anche una piccola diatriba costruttiva sui social, per chi non lo facesse invito anche a seguire sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, YouTube, dove ogni tanto poi postiamo estratti e stories, e cerchiamo comunque di seguire non solo il fenomeno, parliamo anche d'altro, quindi se volete potete farlo, potete parlare con noi sui social anche in maniera privata. Abbiamo parlato appunto del signorotto qui in evidenza, tale Avi Loeb, che è lo scienziato astrofisico che vedete qui al centro, che insieme ad un discreto numero di scienziati e non solo hanno deciso di fondare il Galileo Project, appunto per la ricerca di prove di questi famosi oggetti o fenomeni non identificati. E di recente è stata la sua dichiarazione di aver trovato al largo degli oceani di Papua Nuova Guinea questi frammenti provenienti da fuori dal nostro sistema solare, che contengono questo materiale appunto presente in un numero maggiore rispetto agli altri corpi che si sono poi riscontrati all'interno del nostro sistema solare. Detto questo, più o meno la sintesi l'abbiamo fatta. Noi di consuetudine dovremmo fare anche un po' di pubblicità, no? Per quelle che sono anche le live future, perché domani ci sarà una live altrettanto interessante che non riguarda gli UFO, ma si parla di scoperte scientifiche, non più che scoperte, invenzioni da parte di scienziati, giovani scienziati o ricercatori, che hanno lo scopo di migliorare la situazione non solo medica ma anche non clinica ma anche medica delle persone. Quindi ci sarà da parte nostra una visione alternata anche magari a musiche, canzoni, dove andremo a discutere e andremo a vedere queste invenzioni, scusate. E poi sabato c'è questa nuova possibilità per noi, dove dovremmo essere in live, scusate ma la camera si è messa male, live da Lucca, perché c'è una nuova scuola dedicata ai giovani, dedicata al mondo del gaming e non solo, ma anche per la formazione sui social media. E quindi ci sarà questa serie di live. Domani la live sarà di mattina alle 10, perché sarà una live mattutina, visto che poi pomeriggio non ci sono al lavoro, e quindi
non riesco fisicamente ad esserci, e quella invece di sabato sarà una live pomeridiana dalle 15 in poi. È molto ancora in forse perché la struttura c'è, ci saremo anche noi, ma c'è ancora da verificare alcune cose, quindi stiamo ancora cercando di capire cosa c'è da fare, quindi vedremo sul posto cosa riusciamo e cosa possiamo fare. Quindi, detto questo, i prossimi 45 minuti potranno essere un pochino morbosi, un pochino lenti, ma noi dobbiamo seguire quello che c'è stato, anche cosa è stato detto, quindi andremo a seguire Bill Nelson, mi sa che parla anche lui, che avete visto già nella sigla, e andiamo a recuperare la live della NASA e la piazziamo qui. Ce l'andiamo a guardare, la commentiamo insieme a chi lo vuole fare, quindi se qualcuno di voi è interessato a commentare insieme a noi quello che è successo e quello che sta succedendo in questi giorni, siete liberi di farlo aggiungendovi al Discord o anche alle altre piattaforme. Quindi andiamo a sentire cosa dico. Leva la musica di sottofondo. Uncover the mysteries of the world around us. By embracing a scientific lens, we have ensured that our work is evidence-based and data. Ok, già iniziamo bene, quindi è partita la live, cioè è partita la conferenza, ma non era partita nella finestra giusta. Eccola qui. Eccoci. Rimettiamo da capo. Our journey to uncover the mysteries of the world around us. Il nostro viaggio per cercare di capire i misteri del mondo che ci circonda. By embracing a scientific lens, Imbracciando una lente scientifica. we have ensured that our work is evidence-based and data-driven. And by E vorremmo che il nostro lavoro sia fondato su dati scientifici, no? valuing Quello che ci si augura tutti. transparency and openness, E soprattutto, questo è importante, sulla trasparenza e l'apertura, no? Di chi poi va a raccogliere questi dati. we have aimed to foster trust and collaboration with the public. E addirittura vanno a fidarsi per questa collaborazione con il pubblico, quindi si spera che questa trasparenza poi verrà messa in atto. I'd like to conclude by extending my deepest gratitude to the team for their incredible dedication and service. Their efforts have been instrumental, and I truly appreciate the expertise and commitment that each of them have brought to this endeavour. And with that, I'll pass over to Dr. David Spergel, who chaired our study. Ok, ringraziamenti. E si passa la parola al prossimo. Well, first and foremost, I'd like to extend our sincere gratitude to the NASA administrator Ringraziamo for la entrusting us with this pivotal study. NASA che Your faith in our capabilities si fida di noi. has been a driving force behind the panel's approach. The panel's comprehensive study into unidentified anomalous phenomena, or UAP, has led to several crucial findings, and I'd like to elucidate our methodology and those findings this morning. Diciamo, la nostra ricerca verso il fenomeno degli UAP ha portato comunque a dei risultati e andremo poi ad illustrare quelli che sono i risultati della nostra metodologia di lavoro. We began by rigorously assessing the current state of UAP data. Our goal was not to repeat the work of the Arrow, but to understand the nature of the reports. Ecco, più che loro si distaccano dal lavoro fatto dalla Arrow, dal raccogliere i dati, semplicemente i dati, ma The work of the Arrow, but to understand the nature of the reports. di capire la natura dei report. Our goal was to produce a roadmap for NASA to contribute to the understanding of the nature of UAP events. E il nostro scopo è quello di creare anche una mappa, diciamo, per la NASA, per poi focalizzarsi su dove avvengono questi avvistamenti, dove sono stati questi avvistamenti. We looked at NASA's assets. While they provide a comprehensive picture of the ocean, the Earth's surface and atmosphere, for studying our evolving planet, they typically do not have the resolution needed for UAP events. I dati o comunque la ricerca, anche grazie ai satelliti che la NASA riesce a fornire per lo studio di oceani, cieli, diciamo,
non è abbastanza per studiare il fenomeno degli UAP. However, by providing data on environmental conditions, they can complement other data on UAP. The current approach to UAP data collection has led to a limited sample of events and limited data. E finora, brevemente, non so tradurre letteralmente, ci sono pochi dati alla mano. Stigma has limited reporting by pilots, both civilian and military. Lo stigma qui purtroppo va spiegato un attimino, che si, diciamo, sussegue nel corso degli anni, ha portato anche i piloti, no, a ridurre il numero di report, quindi magari c'è stato qualche report in più, magari no. So we know there's missing data. E di sicuro ci sono dei dati mancanti. For its analysis in other areas, NASA always takes a scientific approach of systematic data collection that involves calibrating instruments, multiple measurements, and ensuring sensor metadata. Ed è quello che noi ripetiamo da anni, seguendo il fenomeno, da quando nel 2017 poi c'è stato questo famoso cambio di paradigma, e il perché non hanno mai usato gli strumenti a disposizione per studiare il fenomeno. Ora si sono convinti che i satelliti e tutte le altre tecnologie che abbiamo in possesso possono essere utilizzate per studiare il fenomeno, stanno convogliando tutte queste energie appunto per capire, collezionare dati in primis e poi capire la natura di questo fenomeno. Most UAP events lack this quality of data. Molti di questi avvistamenti di UAP mancano proprio di dati concreti. One of NASA's contribution to the broader governmental effort to bring these methodologies to create a data set that's both reliable and extensive. And once we have a large sample of well-characterized events, AI and ML tools, which are proving to be powerful in so many other applications, will likely prove helpful in identifying interesting anomalies. It is essential to clarify, based on our current findings and methodology, that we find no evidence to suggest that UAP are extraterrestrial in origin. E già qui, grazie ai loro dati, based on our current findings and methodology, e la loro metodologia, that we find no evidence non hanno trovato nessuna prova to suggest that UAP are extraterrestrial in origin. che gli UAP siano di origine extraterrestre. Our focus is on understanding the phenomenon, however, regardless of the source. And previous work from the Arrow has shown that most events are explainable as planes, balloons, drones, weather phenomena, and instrument features. And in any search for interesting anomalies, the first step Qui ovviamente lo studio dell'Aro e anche chi prima di loro ha dimostrato che la maggior parte dei casi erano fenomeni spiegabili. Is to eliminate the chaff of conventional events before moving on to identify novel phenomena. Quindi bisogna rimuovere questi avvistamenti, quindi questi avvistamenti poco chiari devono essere, diciamo, messi da parte per far spazio a quelli degli UAP unidentificabili. In this, the public's role cannot be overstated. The panel envisioned a framework that leverages crowdsourcing, possibly via smartphone applications, to capture a broader spectrum of data, ensuring more eyes and ears on the ground. Lastly, we delved into the safety concerns UAP present within U.S. airspace. By integrating UAP collection within our current aviation reporting system, the panel believes we can provide insights into potential safety risks. NASA can reduce the stigma associated with pilots reporting anomalies, and fundamentally, by studying events we don't understand, we advance our understanding. So in conclusion, with a rigorous methodology, collaborative efforts, public engagement, NASA can be a key player in the whole of government approach to understanding UAP. Ok, alla fine non ha detto nulla, 5 minuti di quasi nulla, perché sono cose che ripetono da anni, e la NASA continua a dire che può avere un ruolo fondamentale per la ricerca e lo studio di questo fenomeno. Thank you. Grazie. Thank you so much to all of our speakers. We will start taking questions.
For those in the room, we have a microphone over here that we would ask you to speak into. We will also be alternating with questions from those on the phone line. For those of you who are in the phone line, please press *1 to get onto the queue. We will try to answer as many as we can today. We'll see how it goes. Please, sir. Thank you very much. This is directed to Mr. Nelson. C'è la Q&A session, c'hanno anche la sessione domande e risposte. Here. Vediamo se arriva qualche domanda interessante. Two quick questions. One is, how can we make the determination of what something isn't when we don't know what it is? And B, after a careful review of the data, if it's determined that some, underline the word some 10 times, UFOs or UAP originate from a non-human intelligence, what's the plan to disclose that to the public? And can you identify yourself, please? James Fox. Thank you. I'm sorry, on what outlet? Independent media. Ah, questa è entrata, non sanno nemmeno chi è, bello. Grande. Well, let me repeat. Eccolo. It's on. Let me repeat what I said. I think it's important that you hear this word for word. The NASA Independent Study Team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. Lo studio indipendente della NASA ha trovato che questi UAP non hanno un'origine extraterrestre. But we don't know what these UAP are. Ma non sappiamo cosa sono. The mission of NASA is to find out the unknown. I've said La missione della NASA è quella di capire quello che non si capisce. We NASA deal openly and we will be transparent on this. La NASA sarà trasparente su questo. And we're trying to address the question of there's so much concern that there's something locked up, classified, and that the American government is not being open. Il governo americano non è aperto. We are the American government and we are open and we're going to be open about this. Guarda, lasciamo perdere. Cioè, allora, loro dicono non è di origine extraterrestre, però non sappiamo la natura, cioè la loro natura, di che roba è, quindi... We don't, again, I'm going to repeat that statement, but we don't know what these UAP are. Noi non sappiamo cosa siano questi UAP, però sono sicuri loro che non è origine extraterrestre. Is there a plan in place if it is determined that some of them represent or originate from a non-human intelligence to tell the public? Is there a plan or? If we are what I said we intend to be, which is transparent, you bet your boots. We will say that. And I've tried to set the table for you by telling you what I personally believe in a universe that is so vast. Vabbè, quello, le sue credenze, l'universo è talmente vasto che ci può essere la vita così come sulla Terra ma su altri pianeti. Questo lo credo. The distances, it would have to be a very advanced civilization. The distances, la distanza però light years, di anni luce fa sì che forse solo alcune civiltà. Vabbè, ora si fa tutto il pippone. Qualsiasi cosa troveremo, ve lo diremo. Great, and we'll move on to the next question. Please do Alla identify prossima yourself. domanda. Thanks. This is Joey Roulette from Reuters. Question for Bill Nelson or any of the other panelists. So you've appointed a director of UAP research. Have you named someone to that role? And what kind of investment are you considering making in this? Is this going to be a new program office? Have you thought of funding figures, et cetera? Thanks. Yes, we have. We've already appointed the person. They've been working there for a while now, like during the study to help be a point of contact. Ok, ma a me personalmente questa domanda non mi interessa. Are part of a very intricate federal budget request, and so they're not something that we discuss openly, but we will certainly look at what resources need to be allocated. Can you name the official who's in We that will role? not give his name out there. Per ora non danno nomi su chi c'è. Thank you. We'll take another one from in the room. Hello, Hello. Dan Rivers from British Broadcaster ITV News. British Broadcast, I non heard the l'avevo mai word detto. stigma
mentioned several times that you want to remove the stigma. Is your message to pilots and other people that this is no longer the preserve of cranks and that you won't be laughed at? Ecco, per quanto riguarda la questione stigma, l'hanno detto anche loro più volte, è un messaggio che mandate anche ai piloti per cercare di rimuoverlo, e quindi nel momento in cui ci dovesse essere una segnalazione, un avvistamento, di non essere più derisi in merito, And that you will take them seriously. e li prenderete sul serio? Is that the takeaway? That is exactly the message. I mean, at NASA, we're scientists. We love data. We love all data. Noi siamo scienziati, adoriamo i dati, tutti i tipi di dati. And if there is something that needs to be reported, and we want people to be able to feel that they can report that. E allora perché nel corso di tutti questi anni gli scienziati non si sono mai mossi a favore anche di chi poteva dare dei dati? We spoke in the open hearing that we had here just a few months ago. Dan, remind me when it was? May 31st. May 31st. And we actually talked then about we wanted to remove the stigma. Già a maggio avevano detto che volevano rimuovere lo We stigma. also did not tolerate any of the abuse that some of our members of the panel were receiving, particularly on social media, for doing this really important scientific study. So absolutely. We want pilots and both, as Bill said, both private. Quindi tutti quelli che hanno fatto delle dichiarazioni e sono stati accusati di essere dei pazzi e dei folli visionari, ora forse riacquisteranno un minimo di credibilità. Poveri cristi. Commercial pilots, military pilots, to feel that if they see something, they need to report it. I want to say, and I want to repeat the way I said it, we want to shift the conversation about UAPs from sensationalism to science. Vogliamo portare l'asticella dal sensazionalismo alla scienza, cioè in merito al fenomeno. In terms of the signs we see around for security, which say, if you see something, say something. Se vedi qualcosa, dilla. Cioè, if you see something, say something. Context, we would summarize it as, if you see something, collect high quality data on it. Il problema, ecco, colleziona dati di alta qualità, ecco. Il problema è sull'alta qualità dei dati. If I may, I just noticed in the report the Go Fast incident was one that was picked out, and that had been held up as an example of a very credible sighting that you seem to be pouring doubt on. Can you just talk to that? I mean, we looked at that as one example, and I think this is something that Ora penso faccia un riferimento al famoso avvistamento e poi di cui tutti hanno parlato, e che dice almeno su quello, no, c'è un fondo di verità. has actually done a very good job of going through the events, and most events are going to turn out, even if there are some events that in the end turn out to be something novel, most events are going to turn out to be conventional things, balloons, airplanes, and so on. I think of the process of discovery of anomalies as looking for a needle in a haystack. And if you want to find a needle in a haystack, you've got two choices. Either you know exactly what the needle looks like, and you design a very good filter to look for the needle. Ecco, dice, visto che comunque c'è questo incremento, no, di avvistamenti, anche di quelli che poi si rivelano palloni sonda, aerei, eccetera, eccetera, è un po' come cercare un ago in un pagliaio. La cosa bella che sta dicendo ora è capire come guardare quest'ago, no? Perché magari te sai di che ne so, facciamo finta, te puoi guardare un ago in un pagliaio grazie a una sonda magnetica o un raggi X, per dire. Quindi c'è da capire come si può trovare questo ago nel pagliaio, con quale tecnologia è possibile trovare, o anche solo ad identificare questo tipo di ago come è fatto, e quindi di studiarlo. The whole match filtering in our machine, sort of AI work, machine learning, signal processing. Or you don't know what you're looking for, and with anomalies, that's really the case we're in. We'll look. O sai o non sai che tipo di anomalie stai cercando, e quindi diventa un casino. For things we don't understand. So if you want to find something strange in a haystack, you better know exactly what hay looks like. And you better be able to characterize that really well. And that's why... Anzitutto, ecco, bisognerebbe conoscere anche il pagliaio, perché se te
hai una giusta identificazione anche del pagliaio, quindi della Terra, riesci a settoriarla, magari studiarla per settore, forse qualcosa di più viene fuori. Process like this, and this is something that I think we bring to this as we look for anomalies, is you need to know what typical regular things look like under all conditions. You need to know what balloons look like when pilots see them, so under unusual conditions, so that you can eliminate those events. Quindi c'è anche da capire come si comportano determinati oggetti in determinate condizioni, anche atmosferiche o anche a seconda delle circostanze, e anche i piloti devono scindere, no, la visione di un oggetto che possa essere un pallone da un fenomeno magari atmosferico, e quindi c'è da capire anche come, sarebbe proprio da istruire anche i piloti in questo caso. And that's Mia why considerazione. in identifying anomalies, understanding the normal is a very important part of it. Quindi capire le cose normali è una parte importante, quindi andrebbero istruiti su quali sono avvistamenti di fenomeni atmosferici. Understanding that under different observing conditions and collecting data at a uniform way. I mean, this is what we do when we study anomalies in space science or other areas of science. And what we're trying to do is bring this approach to this field by saying collect high quality data, understand the normal events, and that's how we move things forward. Thank you. We'll move on to the next question, please. Hello, I'm Nomia Iqbal from BBC News. Just to follow up on the stigma question, UAP, that term has been, used in part to destigmatize UFOs. The fact is, most people use UFOs. Most of the American public, most of the world use that term. So I wonder how much is the stigma still a problem for you, and what are you practically doing about it, really, to convince people? And my second. Allora, dice, visto che seguendo il filone della stigmatizzazione, di levare questo stigma, state usando il termine UAP appunto per discernere dal fenomeno UFO, perché è stato deriso nel corso degli anni. Just to follow up on the stigma used in part to destigmatize UFOs. The fact is, most people use UFOs. Quindi molte delle persone usano ancora il termine UFO. Most of the American public, most of the world use that term. So I wonder how much is the stigma still a problem for you? And quanto ancora lo stigma è ancora un problema per voi? what are you practically doing about it, really? Cosa farete praticamente al riguardo, in merito? To convince people. And Per my convincere second le very quick persone. question. In your report, I noticed that you said AI is a very essential tool for identifying rare occurrences. Yesterday, we were at this big AI summit where you had 100 senators meeting all the big. La seconda domanda è in merito all'intelligenza artificiale, come aiuterà l'intelligenza artificiale a riconoscere questi fenomeni. Diciamo che anche il Galileo Project, ne avevamo già parlato, per chi segue, veri fedeli, che si erano, aiutati, avevano aggiunto al Galileo Project l'Enigma Labs, che era appunto un'intelligenza artificiale che si è stata programmata per raccogliere dati, anche le testimonianze vecchie, no, sul fenomeno UFO, per poi cercare di elaborare meglio i dati. Quindi la NASA arriva anche qui in secondo momento rispetto a un'agenzia privata. Sembra strano che non ci abbiano pensato prima, però vediamo l'evolversi delle cose. Tech tycoons, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Ed è strano che nemmeno un giornalista abbia citato appunto l'Enigma Labs finora. Speaking to some senators afterwards, they said we are concerned about AI, we need it to be regulated. Does that concern you? Or are you worried that it might hamper your work? Thank you very much. Ecco, più una preoccupazione, forse potrebbe anche peggiorare il lavoro, nel senso. Does that concern you? Or are you worried that it might hamper your work? Amplia il lavoro e quindi c'è più cose da Two big fare. questions. First of all, do I personally believe that AI needs to have some boundaries? The answer to that, for our existentialism, yes. Can you do that within the appropriate bounds so that, as I said in my remarks, that we're going to utilize AI as one of the tools as we search for what is an answer to the UAP. And Vabbè, ovviamente va settato anche un limite, no? L'utilizzo dell'intelligenza artificiale
infatti sarà uno dei mezzi, diciamo, della tecnologia che useremo per lo studio del fenomeno. So no, I don't think that any attempts that the Congress has underway to try to write a law that would appropriately put guardrails around AI. E non penso che anche eventuali leggi sulla limitazione delle intelligenze artificiali possa limitare appunto l'uso e incidere. E non verrà a incidere noi, ecco, per lo studio. Utilizing the tools of AI to help us in our quest on this specific issue. Noi siamo Now, what was your NASA. other question? Diciamo i Just cazzi how che ci do pare. you destigmatize the whole thing? Because I know you call it UAPs, but you know, people don't refer it to in that way. Yeah. Well, you know, there's a mindset. We all are entertained by Indiana Jones in the Amazon and finding the crystal skull. Citazione a Indiana Jones non a caso forse. There's a lot Siamo of tutti, diciamo, intrattenuti dalla visione di Indiana Jones, c'è il teschio di cristallo, c'è questo folklore, no? there. That's why we entered the stage, the arena, to try to get into this from a science point. I think you can blame Ed è it. grazie anche a queste visioni, no? Un po' anche folcloristiche, che purtroppo la visione scientifica viene messa, diciamo, un pochino da parte. Stars for a lot of this as well. That possibly too, but just remember what I said. We NASA are trying to shift it from sensationalism to science. Thank you very Ecco, much. quindi bisogna scindere il sensazionalismo dalla scienza. Yes, ma'am. And we do have a long line in the room, but I want to give a couple chances to some people on the phone line. So I'm going to go to the phone for our first question there. Please do introduce yourself and ask your question. Ci sono anche le telefonate da casa, eh? The phone, can you hear me? Eccoci. Our first question is from Richard Benson. Marcia Dunn with the Associated Press. Your line is open. Yes, hi, Marcia Dunn, AP. I'm already receiving emails on Area 51 in Roswell, so I would like to ask Mr. Spergel, how much were you and your fellow panel members hassled or bombarded by this sort of thing during the course of your study? And Non ho capito bene. already receiving... Is open. Our first question is from Marcia Dunn with the Associated Press. Your line is open. Yes, hi, Marcia Dunn, AP. I'm already receiving emails on Area 51 in Roswell, so I would like to ask Mr. Spergel, how much were you and your fellow panel members hassled or bombarded by this sort of thing during the course of your study? And Dice che anche lei, da giornalista, ha ricevuto parecchie mail sull'area 51. for NASA, are you not naming the director of UAP research for this very reason, so that they're not hassled and bombarded by the fringe element? Thanks. E quindi magari anche loro non rivelano i nomi di chi c'è dietro lo studio degli UAP, perché altrimenti verrebbero surcalzati di mail per capire anche cosa c'è dietro l'area 51. No, I will divide kind of emails and tweets into two types. Right? There's some Dividerei le mail, i tweet in due tipi. where people honestly are curious about things they've seen, they've heard, you know, there's Persone che sono davvero incuriosite da cose che hanno visto, sentito. things that are hard to respond to, like my uncle who's dead saw something strange, and you get a report. A cose cioè, ovviamente c'è da dividere chi magari ha visto qualcosa, chi dice mio zio è morto per qualcosa di strano, non si sa cosa. And you know, that's not useful, but that's harmless. Non è d'utilizzo, ma Things that happened during the study, and this may be part of a bigger discussion of cultural behavior on social media. un'altra parte della discussione è il comportamento sui social media, no? Where Delle people persone. behave badly, and Dove le persone si comportano in maniera pessima, vabbè, si I sa. would say harassed some of our panel members.
dove hanno addirittura quasi aggredito alcuni membri del panel, And that, i terrapiattisti. I think, was very inappropriate behavior one doesn't want to see. Comportamenti che nessuno dovrebbe Sadly, I think vedere. it's part of a deeper problem when people E questo è un problema molto più profondo. somehow feel on the web, on social media, they can be nasty and hostile, and sadly, some of our panel members experience that. Yeah, I would just simply add to that to say that not only were some of the things that our panel members received during the course of this study simple trolling, some of them actually rose to actual threats. And as a result, we at NASA take the sanctity of the scientific process and the security and safety of our team extremely seriously. And yes, that Quindi anche il discorso di tenere, diciamo, segreti i nomi di queste persone che studiano è anche per un motivo di sicurezza nei loro confronti. that's in part why we are not splashing the name of our E new questo è solo un motivo dei tanti, perché ci fa piacere tenere nascosti questi nomi. director out there, because science needs to be free. La scienza ha bisogno di essere libera, cioè queste andrebbero scritte a caratteri cubitali e voglio vedere fino a quanto riescono davvero a tenere fede a queste parole. Science needs to undergo a real and rigorous and rational process, and you need the freedom of thought to be able to do that. E anche la libertà di pensiero incide anche sulla libertà della scienza, quindi anche perché nasce un dibattito che può essere costruttivo e quindi la libertà anche di espressione è alla base di questo. And the harassment have been beyond the pale, quite frankly, towards some of our panelists. And yes, Ovviamente questo non ha nulla a che vedere poi con gli atteggiamenti deleteri delle persone che purtroppo si comportano male e quindi hanno anche loro la libertà it's di parola, no? important that science be free as part of that process. Però gli scienziati devono essere liberi. Thank you so much. We will go to another question on the phone, please. Please go ahead and introduce yourself. Altra telefonata. Our next question comes from Tom Clark with Sky News London. Your line is open. Oh, hi there. Thank you very much for taking my question. I want to understand how much, you won't give us an idea of money, but how many assets or new research programs will be devoted to this by the administration. Because it strikes me that although the argument for aviation safety is clear, there are other Che è questione economica, quanti soldi verranno dati, l'aviazione cosa... departments and agencies responsible for that particular thing. And as the report concludes, the likelihood of there being extraterrestrial explanations or truly scientific explanations for many of these phenomena is very, very small. Shouldn't NASA devote its research budget and its efforts to those much more likely and tangible signs of extraterrestrial life through things like the James Webb Space Telescope or extrasolar planet Io non ho detection? capito un cavolo a parte extraterrestri. Yeah, thank you for the question. So yes, obviously we don't discuss budget openly, but Ovviamente non parlano di budget in modo pubblico. we are committed to supporting the whole of government study into UAP. All of our data are open. In fact, if you look at the report, you'll see a very large sort of background material or supplemental I nostri dati sono disponibili a tutti, c'è un background di dati molto fitto material in there because we literally released everything because that's what we do at NASA. perché abbiamo rilasciato tutto, abbiamo reso tutto pubblico. We do have our key agency goals. We have obviously our goals in the Science Mission Directorate, our themes that we follow, and one of those, as the administrator described, is the search for life elsewhere. And we Ci sono dei team, ci sono degli obiettivi anche dei diversi team e c'è anche la voglia anche di trovare la vita, no? Anche da qualche altra parte. do that, and he described the research beautifully. I think he may be going for my job actually, but he described the research so well that what we need to find is a rocky planet around a hospitable star that isn't. E noi dobbiamo trovare un pianeta che sia intorno ad una stella come la nostra e sia too abitabile. violent,
che questa stella non sia troppo violenta, just that right place that has signatures of water and signatures of che possa appunto avere delle firme di acqua o comunque dei segni di possibilità di vita. carbon, so the building blocks of life. And we continue to strive to do that. We do that with the James Webb Telescope. We'll be doing that Lo when we fanno col James Webb launch the Telescope. Nancy Grace Roman Telescope that even has a coronagraph around it to block out the light of the neighboring stars and really let us look at those E con altri strumenti che gli permettono di vedere appunto le particolarità, no, dei vari sistemi solari. possible planets. And then beyond that, the next big telescope recommended by the Astrophysics Decadal is the Habitable Worlds Observatory, actually a mission designed to look for hospitable and find like Earth 2.0 in another stellar system. And so Ci saranno anche altri strumenti che ci permetteranno di studiare, no, la possibilità di vita in altri sistemi e altri corpi celesti. they really are in the forefront of our goals at NASA. So thanks so much for the question. I'm going to ask. Just to jump in to clarify something. Era ancora in linea, mi aspettavo fossero domande registrate, invece no. Will you be devoting any new resource or research projects to this particular aim then, given Mi sa che sono rimasti anche loro sorpresi. where the interesting questions really are, should NASA spend time and budget pursuing the much less likely task of finding signs of extraterrestrial life in small objects within or close to the Earth's atmosphere? So, I mean, most of our, obviously our instruments are designed to look for the phenomena that we study at NASA. If any of our data are useful, if any of our data are applicable, then we absolutely will be devoting that and turning that over through our liaison to the whole of government approach. We are not at this time intending to design a mission to do this. That is not part of our kind of overarching NASA direction. Che si parla anche del collegamento fra NASA e governo, se c'è la possibilità anche di dare i dati della NASA al governo, loro hanno detto sì, c'è della disponibilità. We are looking at providing some research support. So if somebody wants to write a research proposal, più che altro loro stanno cercando dei ricercatori, se qualcuno volesse scrivere send it qualcosa. in through the regular channels. We will be looking for ways to do that. And we also talked about supporting sort of the citizen science and the broader like repository of data. Dan, do you want to add to that? NASA's data are free and publicly accessible for the E dice, lui sottoscrive che i dati della NASA sono gratuiti e pubblici, disponibili per tutti, entire world to download. And we e tutto il mondo è possibile scaricare i file. pride ourselves on that fact. And it's this openness of data and our approach, which is why we're all here today. To answer your specific question about devoting research budgets to the potentially truly interesting ones, well, I think as David said, you have to understand the chaff in order to really understand and pinpoint the potentially interesting ones, okay? So we are in such a data poor regime at the moment that we need to turn it into a Grazie data per il rich one. follow. We employ NASA's assets, many other partners' assets as well in that. Scusa, ma mi è partito l'audio a 1000. Grazie per il follow, grazie per esserti unito qui. Stiamo discutendo, stiamo traducendo l'intervento della NASA, non so nemmeno se sei inglese, quindi if you are English let me know, ma stiamo guardando il dibattito della NASA sul fenomeno degli studi degli UAP. Poi più tardi parleremo delle mummie aliene. Suggest, and I do not know that it does, but if it suggests that NASA ought to keep its nose out of this, well, let me tell you, NASA is not a place that's going to hide its head in the sand. Now, quindi la NASA non è uno di quelli che nasconde le cose. Their interest in this phenomenon in other agencies. In my previous life in the Senate, I was privy to talk to the Navy pilots and to see the video of what they encountered off the coast of California in 2004.
That was in a classified setting. Lui, aspetta, perché questa parte è importante. Interest in this. Is there interest in this phenomenon in other agencies? Ovviamente anche altre agenzie sono interessate al fenomeno. Ricordiamo che lì sono divise ad agenzie private, e poi che lì c'è un casotto perché ci sono alcuni che sovvenzionerebbero, no, le agenzie tramite fondi pubblici, altri tramite fondi privati. Sono successi molti casini nel corso degli anni. Per chi segue queste faccende anche statunitensi, più o meno qualcosina sa. Ora non sto ad inoltrarmi davvero perché altrimenti non finirebbe più. C'è qualcosina di loro. E lui nella sua vita precedente nel Senate, nella sua agenzia precedente, è stato privilegiato perché ha parlato con il pilota della Marina e ha visto i video degli avvistamenti del 2004 e poi sono quelli del famoso video del 2017, cambio paradigma, eccetera eccetera. What they encountered off the coast of California in 2004. That was in a classified setting. E all'epoca ovviamente era qualcosa di classificato. But this is now. Ma ora. And you have now seen that video. Ma l'avete visto ora quel video. E l'avete sentito. Cioè, per farti capire, la NASA non nasconde le cose, best cazzate, dipende. From those former Navy pilots. Is that of a concern to the Department of Defense? Of course it is. Therefore, we're going to continue our search from a scientific point of view. E noi continueremo la nostra ricerca tramite la ricerca scientifica, così come altre agenzie potranno continuare a ricercare il fenomeno anche per cavoli loro. We're going to be glad to join in with them. E se qualcuno volesse unirsi, o noi dovremmo unirci a qualche altra agenzia per migliorare o anche per comprendere meglio, sono benvenuti o siamo lieti di farlo. But our stuff is going to be open. Ma la nostra roba sarà gratuita. Before we go back to the floor, I will. We have a lot of questions. I'm gonna hope we can stick to sort of one per person, and see how many we can get through. So one more from the phone, please. L'altra telefonata. Our next question comes from Jeff Faust with Space News. Your line is open. Hi. I know the press release states that NASA is still evaluating the independent study team's report and its recommendations. Does NASA plan to publish a formal response to the report and its recommendations? And if so, what timeline can we expect to see that? So let me give you a quick preview about how this works. So we have only very, very recently received the report, and what you have seen today in our press release represents our initial actions in recognition of the urgency. Diciamo, non è che gatta ci cova, il fatto che tutti nel corso degli anni ne hanno parlato, ma ora è diversa la situation, cioè stanno cambiando alcune cose e stanno portando anche gli organi un pochino più alti a parlarne in maniera seria. L'approccio scientifico sarebbe sempre dovuto esserci, ma all'inizio anche negli anni 50 c'era, poi sono successe determinate cose, il popolo tra virgolette ha sovvertito forse un po' anche quelli che erano i valori, diciamo, scientifici, e quindi è nato un purpurri, come si suol dire, un miscuglio di cose, e quindi il fenomeno è passato più sull'aspetto paranormale, ma del paranormale non di quello che magari puoi metterteli a studiare, ma di quello becero, e quindi è finita tutta pizze e fichi. Of this matter. And yes, we will be following up as appropriate with additional actions. But of course, we need additional time to fully ingest the recommendations and act on them in light of budget and many other priorities. But we'll be announcing more in the future. Great, thank you. Please, back to the room. Identify yourself too, please. Good morning, Sam Cabral with BBC News Digital. We've been talking a lot about shift from sensationalism to science today. Has NASA been in touch with the Mexican authorities about the rather sensational revelations earlier this week? Ecco, finalmente hanno fatto la domanda. Two allegedly non-human corpses. And what, if any, importance do you attach to these discoveries?
Finalmente qualcuno che chiede, dice avete fatto tanto, no, per il sensazionalismo, per la stigmatizzazione, per la destigmatizzazione del fenomeno. Come vi siete trovati col discorso delle dichiarazioni fatte in Messico sulle mummie? Tutti ridono? I think David had a prep for that one. Well, this is something that I know I've only seen on Twitter. So it's, when you have unusual things, you want to make data public. Quando hai qualcosa di inusuale dovresti rendere i dati pubblici e su questo non ci piove. Quindi il fatto che questo ufologo, diciamo, ora già stiamo spoilerando la seconda parte della live, quindi ne parliamo dopo, però questa ce la teniamo, la dobbiamo tradurre, la traduciamo. I think of this as like NASA has one of the most valuable samples from outer space, lunar rocks. La NASA ha i campioni lunari, cioè nel senso ha le prove, no? Con quei campioni lunari. NASA has one of the most valuable samples from outer space, lunar rocks. What do? We make them available to any scientist. Che cosa facciamo noi? Prendiamo queste rocce e le rendiamo pubbliche, no? Tutti quelli che le vogliono studiare possono. We don't know the nature of those samples that were shown in front of them. Noi non conosciamo la natura di questi campioni che sono stati mostrati al pubblico. If I was the Mexican government, I would are making recommendations to the Mexican government. That's not our charge here. We're doing this for NASA. My recommendation was if you have something strange, make samples available to the world scientific community. E se fossimo noi, anche se non stiamo qui a ragionare su come dovrebbe comportarsi il governo messicano, renderemo questi campioni pubblici in modo che tutti possano poi studiarli. And we'll see what's there. E vedremo cosa ci sarà. I'll just add that. Quindi questo un po' racchiude, no, tutto il preambolo, tutto quello che poi avremmo detto in seguito, però ormai, cioè, non mi aspettavo onestamente ci fosse una domanda del genere, però bravo. The main goals of what we're trying to do here today is to move conjecture and conspiracy towards science and sanity, and you do that with data, as David says. Quindi leviamo la cospirazione, leviamo tutti questi complotti e andiamo avanti con i dati. Purpose of this study. E questo è il proposito dello studio. Thank you. Hi, Brandy Vincent from Defense Scoop. Thank you all for doing this. I actually have two lines of questions, if it's okay. First, for Ms. Fox, what's the timeline and immediate actions that NASA is pursuing specifically with ARROW now that the report has been completed? And what mechanisms are NASA and DoD really using to share information and collaborate securely? And do you see more coming? And then separately, for Mr. Spergel, I noticed in the final report, a lot of the images and media that were added were from DoD, snapshots that we'd previously seen from DoD data. Not much from FAA, if anything, not from other agencies. Can you speak to why that is and what all you used beyond DoD to inform your report? Dr. Fox, Dr. Spergel, I'll pass it to you guys. Sure. So, yes, our immediate actions, I think there was such a lot in those questions. Tanta roba in questa domanda, quindi anch'io mi limito a tradurre la risposta, così almeno si fa chiarezza subito. The actions, we've established our director of UAP research. They're working publisher data media. Allora. Noticed, and do you see more things to share completed and pursuing? Hi, Brandy Vincent from Defense Scoop. Thank you all for doing this. I actually have two lines of questions, if it's okay. First, for Ms. Fox, what's the timeline and immediate actions that NASA is pursuing specifically with ARROW now that the report has been completed? And what allora, qual è la linea di lavoro, la timeline la NASA sta seguendo dopo che la ARROW ha rilasciato anche questi casi? Mechanisms are NASA and DoD really using to share information and collaborate securely? And do you see more? Anche la collaborazione fra il Dipartimento di Difesa e la NASA. Coming. And then Ci sarà qualcos'altro anche per lavorare insieme? For Mr. Spergel, I noticed in the final report a lot of the images and media Negli ultimi report la maggior parte delle that immagini were added were from DoD. erano dal Dipartimento della Difesa. Snapshots that we'd previously seen from DoD data. Not much from FAA, if anything.
Nessuno dalla IFA not from other agencies. o da altre agenzie, Can you speak che è l'Air Force, no? to why that is, Potreste spiegarci perché è così? and what all you used beyond DoD to inform your report? E cosa utilizzereste oltre al Dipartimento della Difesa, no? Per questi report? Dr. Fox, Dr. Spergel, I'll pass it to you guys. Sure. So, yes, our immediate actions, I think there was such a lot in those questions. So the immediate actions, we've established our director of UAP research. They're working across the whole of government. They're working very closely with Arrow. They are the sort of central point. Sì, ovviamente, come detto settimana scorsa, la ARO, che ho l'Anomaly Domain Resolution. Oh, grazie per il follow. Discord per unirti a noi e... Mamma mia, devo abbassare gli alert. Devo abbassare. Buonasera, Darlene. O Darline. No, penso sia Darlene. Quindi, abbiamo detto settimana scorsa che l'ARO fa parte proprio quasi del DOD, Department of Defense. Buonasera, come sta? Come stai? Tutto bene? Guarda, ci stiamo guardando la conferenza NASA che si è tenuta oggi in merito allo studio degli UAP. Non so se interessa, penso di sì, altrimenti non saresti passato o passata qui per parlare, no? Quindi si parla un po' di quelli che sono anche gli aspetti scientifici per lo studio di fenomeni non identificati e quindi sì, conosco e ho interesse, perfetto. Quindi non so se hai visto, avuto modo di vedere la conferenza, noi la stiamo guardando perché oggi non ho avuto modo e quindi ho deciso di guardarla e tradurla così in live e cercare anche di capire. Potrei presentarmi, certo, sei benvenuto. Non ho capito però se sei un Darlene maschio o Darlene femmina, quindi siamo allo stesso punto, ok. Fai quello che vuoi, presentati, dimmi tutto quello che vuoi, ti leggo molto volentieri. Nel frattempo vado avanti con la risposta. For all of the collaboration. Quindi loro sono aperte alle collaborazioni, come noi, cioè nel senso, finché c'è un approccio scientifico bisogna collaborare. Mi chiamo Darlene, ho 24 anni, sono una ragazza transgender e sono di Stavanger in Norvegia. Wow, e come mai scrivi così bene in italiano? I'm not sure what else you asked, I'm sorry. What mechanisms Anche lei si è persa, dice che non mi ricordo cosa hai chiesto. are you using to share data and information with the Defense Department? Ah, cosa utilizzerete per... All mechanisms available to us. Noi utilizzeremo tutti i meccanismi per condividere poi le segnalazioni anche con il Dipartimento della Difesa. As Dan eloquently said, all of our data are open and public. So Come detto prima, i nostri dati sono tutti pubblici e aperti al pubblico. Aspetta, pubblicità, ok, comunque ci abito da quando ho 6 anni. Ora, non so se è finita la pubblicità, fammi sapere perché mi dispiace, ma... troppo Twitch e così. Allora, fammi sapere quando è finita la pubblicità. actually, I mean, we share everything with everybody. Noi condividiamo tutto con tutti. Can access our NASA data. I mean, do you have like a E l'ARO può accedere ai dati della NASA. specific repository or mechanism or channel specifically with DoD where you're sharing information? Can you just expand a little on how Arrow and DoD are working Arrow and NASA are working so deeply to share things? Sure, do you want to take that? Yeah, sure. I'm happy to handle that. So as Nikki beautifully said, all of NASA's data is open and accessible to the public. If Siamo DoD 4, l'hanno detto 4 volte, quindi i dati della NASA sono pubblici, aperti al pubblico, quindi è normale che magari un'altra agenzia possa usufruire dei loro dati. Quindi eccoti, allora, comunque ci abito da quando sei anni, quindi sei, non ho capito, parli e scrivi in italiano, quindi presumo che tu lo parli anche bene l'italiano e volevo sapere se... come mai parlavi italiano? Quindi sei nata qui e poi ti sei trasferita o... on a specific instance need to tap our expertise, then there are obviously secure ways of doing that, and we've
done that by appointing our liaison officer. And yes, we know how to talk to DoD in a classified space. But again, most of what we do is unclassified, and for good reason. La maggior parte delle cose che facciamo è non classificata per buoni motivi, quindi ci deve una minima parte che tengono classificata per altri motivi. And the answer is actually straightforward. That Arrow is the lead agency in the government, so FAA reported events go to Arrow. So they're the central collection agency. Quindi l'aereo e la EFA penso sia la Air Force Agency, quindi collaborano per forza di cose, quindi sono quelle principali. See, and that actually, if you go to the Arrow site, they have a pretty complete list of things they've analyzed and are trying to make public. Parli e scrivi in italiano, ma ti fa ci credo che parlare norvegese è meglio, ti fa più comodo. Sarebbe una bella lingua da imparare, il norvegese. With Arrow, and this is just something I think non l'ho mai approcciata. Is worth repeating in the context of looking at images that come from. Quindi che cosa ti affascina del fenomeno? Che cosa cioè che filone segui? Se segui qualcosa magari un po' più particolare, o ti piace anche l'approccio scientifico, un po' quello più metafisico? Military satellites intelligence community. It's important to remember that things are images taken by military instruments are classified not because of what's in the image, but because of the nature of the measuring instrument. And I think this is one of the unique things that NASA brings here. NASA is about openness and transparency. NASA, cioè questo fatto che ripetano in continuazione che NASA uguale apertura e trasparenza inizia a preoccupare. NASA makes measurements. NASA has across all of it does, this program of making its data open and available. And of course, because it's not making measurements with classified instruments, that enables it to do this. And that one of the things that NASA brings to this space. Thank you. And just a really quick clarification, because I think it's important. The NASA Aero liaison, is that official the same as your new UAP head of research? Yes. Thank you. All right. Ok. Vabbè, quella anche un'altra domanda relativa al collegamento. One more in the room before we go back to the phones for a couple. Thank you. My name is Jacob Jensen. I work for a Danish newspaper called Berlingske. My question is for Mr. Nelson. You said at the beginning of the meeting that that NASA will be transparent. Allora, astronomia o astrologia per lo studio dello spazio, perciò sono entrata. Diciamo che c'è qualcosa di, cioè, ovviamente affascinante, si parla anche qui di NASA, dell'utilizzo anche dei telescopi per cercare, no, vita su altri sistemi o corpi celesti, e quindi più o meno la conseguenza è quella, cioè lo studio dello spazio fa parte del progetto anche della NASA. Mr. David Grush said under oath in Congress that the US government is in possession of UAPs and extraterrestrial life. How can you be sure at NASA that other parts of the U.S. government is being transparent? I don't speak for other parts of the government, but non I parla can per tell altre you parti del NASA, which I speak for, is open and transparent with our data. Do you believe what Mr. David Grush said, or is he lying? You would want me to give a personal opinion? Yes, please. Of what he said. What he said, if I recall having seen this on the nightly news, was that he had a friend that knew where a warehouse was that had an UFO locked up in a warehouse. He also said he had another friend that said that he had parts of an alien. No, aspetta, cioè, capiamo. Ho perso un attimo la domanda. Half ago, Mr. David Grush said under oath in Congress that the U.S. government is in possession of UAPs and extraterrestrial life. Ah, ok, sì, perfetto. Me l'ho un attimo perso. Allora, appena ho visto la conferenza ho detto vabbè, devo entrare. Grazie mille per essere entrato. Quindi, cioè, va benissimo anche collaborare, nel senso, cioè, di parlare, vedere altre visioni delle cose, un aspetto anche scientifico del fenomeno, perché qui si parla anche di ricerca di fenomeni che
possono essere identificati o meno, e quindi di capire cosa ci potrà essere poi di concreto scientificamente. Be sure at NASA that other parts of the US government is being. Quindi la domanda era, ci sono state dichiarazioni ovviamente anche che hanno fatto il giro del mondo, che ci sarebbero questi frammenti di diciamo tecnologia non terrestre con all'interno sono stati trovati corpi non terrestri. Cosa ne pensate? Perché qui si parla di altre agenzie, quindi lui dice a livello di trasparenza come si arriva, no? Alla trasparenza di questi dati. Lui dice non parlo per le altre agenzie. For other parts of the government, but I can tell you NASA, which I speak for, is open and transparent with our data. Do you believe what Mr. David Grush said, or is he lying? You would want me to give a personal opinion? Yes, What he said, if I recall having seen this on the nightly news, was that he had a friend that knew where a warehouse was that had an UFO locked up in a warehouse. He also said he had another friend that cioè dice ci sono delle testimonianze di persone dicono di aver an UFO locked up in a warehouse. He also said he had another friend that said that he had parts of amici di amici che dicono di avere parti di alieno, parti di un alieno o un alieno catturato in soffitto. Whatever he said, where's the evidence? Qualsiasi cosa abbia detto, ma dov'è la prova? E se la My response. La risposta è sempre quella, quindi. Excuse me. He also said that he did interview over 40 employees at. Ovviamente ha intervistato più di 40 persone che fanno parte del Pentagono. Long time ago there was a TV show. Molti anni fa c'era un programma televisivo che si chiama Jack Friday. Just the facts. Che diceva solo fatti, solo fatti. Show me the evidence. Mostratemi le prove. Thank you, sir. All right, we will go to the phones again. Un'altra I know telefonata. lots of questions, but I'm going to try to keep us to just to one for each person. And so next person on the phone, go ahead and introduce yourself. Allora, aspettiamo. Secondo te hanno catturato davvero un messaggio nel 1988 oppure era una cavolata? Allora, ora onestamente non ricordo di questo messaggio alieno, so che nel corso degli anni hanno catturato diversi segnali che provenivano dallo spazio. Quindi ora, se mi puoi far presente meglio che cos'è il messaggio alieno, perché purtroppo guardando e leggendo tantissime cose non ricordo bene tutto. Se mi puoi specificare meglio, linkare magari in privato qualcosa, così me lo vado a recuperare e ne parliamo fra 5-10 minuti che finisce la conferenza. The next question comes from Gina Cesari with ABC News. Your line is open. This is for Senator Nelson. Your report. E questa domanda che ci ha fatto Darlene apre un po' il discorso che dovevamo fare a fine live, perché diciamo si sta aprendo insieme a Francesco, un ragazzo con il quale abbiamo fatto un programma chiamato Event Horizon. Riproporremo il format di Event Horizon partendo proprio da una domanda come questa, no? Perché di recente, nel corso degli anni, ci sono stati anche diversi articoli che venivano intitolati "Se ricevessimo un messaggio da parte degli alieni, che cosa dovremmo fare o chi risponderà?". Quindi poi ne parleremo dopo. Tanto finiamo questa conferenza. You mentioned that AI could be very useful in helping in this investigation. How do you see that, sir? Qui un'altra domanda sull'intelligenza artificiale, sull'utilizzo di come potrà essere utile per la ricerca. Why limit us in anything in interpretation of data? Perché limitarci, no? Nella limitazione o nell'interpretazione dei dati? And AI is just coming on the scene to be explored in all areas. So why should we limit any technological tool? Perché dovremmo evitare qualsiasi utilizzo tecnologico, no? O strumento tecnologico che possa aiutarci a analizzare. Ho detto che l'intelligenza artificiale è uno degli strumenti che andremo a utilizzare. I mean,
We use AI or artificial intelligence and machine learning throughout our NASA science portfolio. It is an amazing tool for helping us to actually find often signatures that are sort of buried in data. And so a lot of our data are just sort of wiggly line plots. We get excited about wiggly line plots, by the way, but sometimes you see the wiggles and you miss a signal in there. And by using artificial intelligence, we can often find signatures. So one example we've had is to be able to find signatures of superstorms using very old data that really is before sort of like routine scientific satellite data. Ecco, in merito all'intelligenza artificiale ci sono, grazie al suo utilizzo anche nel corso degli anni, magari si va ad un approccio più scientifico anche per quanto riguarda, che ne so, i fenomeni meteorologici, perché magari arriva qualche impulso che può diciamo identificare l'arrivo di una super tempesta, e con l'utilizzo anche dei satelliti possiamo identificare l'approccio di un'eventuale super tempesta. Allo stesso modo si può utilizzare l'intelligenza artificiale per studiare meglio anche altri fenomeni. It's amazing. And so just being able to use those techniques often can allow us to find things, to actually find the need. Yes, we can talk about your question later. I'd ask you if you can give me more info about it. So if you can give me more information, because I don't remember which message came from the 88. I read about UFO and UAP, a lot of stuff, but I don't remember this thing. So if you can give me something, we can talk about in 10 minutes. Needle, as David so eloquently said, once you've actually really it also helps us to really characterize the hay. And so you can start subtracting the hay and look for the needles behind. So let me just take this moment to try to demystify AI and ML. Thank you. When, as scientists, and probably many of you in high school were trained to do this, we had some data. You took your data, you drew a graph, you put a line through it. You had data in 2 dimensions, X and Y. Right now, much of our data is in much higher dimensional space. And if you're working with something like ChatGPT, it's in a high dimensional space of language, or tokens, if you want to get technical, with 12,000 tokens in the ChatGPT 3.5, for example. And machine learning is a powerful tool for representing functions in high dimensional space. That means we get to work with data in a high dimensional space. AI is very powerful, but it's no more powerful than the data you give it. It's a way of, this is why it's very powerful, say, with NASA's weather and climate data. We've got an incredible amount of data, and it's data that you want to do more with than just put a line on a graph. You want to extract all that information or more information in that high dimensional space. And I think we're just really discovering the power of that tool. And it's one of the tools NASA and not just scientists, but I think a lot of people in a lot of different industries are using to learn new things about high dimensional data. But it always comes back to the data you feed into your ecco, la parte succulenta è che anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per quanto possa essere comunque d'aiuto, di base che cos'ha? Che l'intelligenza artificiale deve essere nutrita di dati. Se questi dati poi sono fallati, ovviamente si arriva a un discorso fallato. Quindi tutto dipende da che tipo di dati vengono inseriti all'interno dell'intelligenza artificiale. Quindi lo studio importante sarebbe già quello, dare il giusto nutrimento, ovviamente, all'intelligenza artificiale. Analysis, whether it's a line on a graph paper or a high dimensional space explored with machine learning, and if you don't got good data, you're not going to learn things. I'm going to add what? E direi che con questa possiamo anche concludere. Sorry. High dimensional does not mean high space dimensions, not interdimensional travel. We're talking about multiple parameters here. Qui si parla di parametri multipli quando si parla di, non extradimensionali. Ecco. Okay. Quindi non confondiamo i termini. We are coming close to time. I want to get 2 more questions. Altre 2 domande e poi si chiude. One more in the room, and hopefully, if we keep our questions short and our answers short, we'll get to those 2. For anybody who's here who hasn't had a chance to ask a question, you are more than welcome to send an email, and we will try to get you answers as quickly as possible. So one more on the phone, please. Yes, our next question comes from Peggy Holliger with Financial Times. Your line is open.
Thank you very much, and thank you for allowing me to ask a question. I'm curious about you saying here that you want to rope in crowdsourcing, but also you speak specifically about the potential of using commercial assets as well as your own. And I'm curious about, can you just give me a bit more detail how you will do that? Will that be through commercial contracts, or will you ask for voluntary reportings of sightings? And also, I think that you talk a lot about the importance of sensor, I'm going to use the word harmonization, because there's no kind of harmonization between the way the sensors work. Presumably that would be the same for the use of commercial assets. You know, how does that use of commercial assets and crowdsourcing square with the sensor harmonization that you talk about? And who's going to pay for all this? Thank you. So let me say a little bit about crowdsourcing. Much of what we have in mind is taking advantage of the fact that there's several billion of these floating around, right? And they take, I'm holding up a cell phone for those on radio. They take wonderful, high-quality images, have high-quality metadata, record local magnetic field, sound, gravitational field. There's a wealth of data that a cell phone takes, and you can imagine designing apps that make the images relatively tamper-free. You can at least make it hard to do. Qui parla anche dell'utilizzo della tecnologia, di come si potrebbe anche sviluppare un'applicazione che possa rendere poi diciamo più plausibile prendere dati, che così anche i cittadini possano prendere e collezionare dati. Così si possono avere le stesse immagini, diverse immagini dello stesso evento, e avremo modo di imparare molto da questo. And I think that the idea that if you see something you don't understand, collect data. Quindi se vedi qualcosa di cui non sei ancora in grado di identificarle, raccogli dei dati. We aggregate the data and we learn from it. Che dai dati poi noi riusciamo a... important in this context, and just I think in some ways an opportunity to engage the broader public in doing science. Questo è il modo di fare scienza, cioè analizzare, prendere dati. Our last question, please, from the floor. Thank you all for doing this. Joe Khalil with News Nation. My first question is, you've described harassment of some of the panelists. While that is horrible and never a good thing, it does sort of come with the nature of public officials. You know, Mr. Nelson, as senator. Qui si ritorna al, diciamo, al comportamento tossico delle persone che poi interagiscono su questi argomenti in merito anche agli scienziati di cui si parlava prima, che venivano derisi o comunque peggio ancora sbeffeggiati e ci hanno trattati male. Is that the justification for keeping this new position, director of UAP research, private? Do you plan on doing that forever? Is that a temporary thing? Because it seems to cut against the dedication to being open and transparent. If this person... Dice, visto che comunque voi vi siete posti anche l'obiettivo di essere chiari, trasparenti, questa mancanza di, diciamo, trasparenza per quanto riguarda i membri di questa task force, di come la vogliamo chiamare, di questo centro di ricerca, li lasciate anonimi per quale motivo? Solo in merito alla dichiarazione di prima sulla questione anche di riservatezza e quindi non essere attaccati, o pensate che presto o tardi questi nomi verranno resi pubblici? Forever is not going to be revealed, their identity, who they are. Yeah, okay, so at the time, yes, we are withholding that name. Let's not forget that we've only just received this report. And what we need to do now as an agency is come together and provide a cohesive and coherent response to it that addresses multiple findings and recommendations. Okay, we're only announcing initial actions today. Okay. Will that person's name be disclosed, to answer your specific question? Potentially, yes. But again, we need to ensure that the scientific process and method is free. Verrà rivelato questo nome, però ci dobbiamo rendere conto che il processo scientifico deve essere libero, libero da condizionamenti, da tutto. And just lastly, the report says that you relied on unclassified material.
You've given a very understandable description for why the DoD classifies certain images and videos. Why did you all not have access to classified material, and could you have, done that? Perché non avete accesso al materiale classificato del DoD? I have. Lui ha accesso. So just understand that. Capite? Che io ho accesso. Let the committee speak for themselves. Loro parlano da soli, ma lui ha accesso, lui è capo della NASA. Unclassified data is because we can speak openly about it. And in so doing, we're aiming again to alter the discourse from sensationalism to science, as Administrator Nelson beautifully said. NASA personnel, as appropriate, know how to talk to DoD on a classified basis, but the purpose of this study was to tell us what open data we could use in combination with the power of science to move our understanding forward. Okay? That was the purpose, and we're speaking about it. Quindi, il proposito è quello di... Ok, a posto. Hanno finito le domande, quindi loro hanno modo, i loro collaboratori, di collaborare, scusate la ripetizione, anche con il Dipartimento della Difesa, e quindi ci sarà un'unione. Being here today, again, for those people who were not able to get questions, I do apologize for not doing it in the room. However, please send an email based on our press release. You will Poi ci sarà una press release dove possono inviare altre domande, quindi and with that, we're concluding today's press briefing. è la Thank you press very much conference. for Come being mando il link? Me lo puoi inviare come messaggio privato su Twitch, perché ho bloccato l'utilizzo dei link lì in chat, quindi se mi mandi un messaggino privato qui su Twitch